Mia mamma non mi ha fatto andare a un talent e io al giorno d'oggi glielo dico sempre, grazie mamma. Cioè, Anna secondo me è molto persona nonostante sia personaggio. Mi mancherà il forum bettizzato. Mi sono emozionato quasi più di lei. Prima parte, let's go! Io sono qua dalle 5 di pomeriggio di ieri. Per Anna questo è dato. Quando sei sul palco non vuoi scendere, giuro. Da lì è nato un po' il mood Hello Kitty Sarrio. Con Anna ci siamo conosciuti in studio e il ragazzo spacca tantissimo. Se fossimo un po' più degli showman e showgirl magari ci avrebbe giovato. C'è chi dice che la cosa più difficile del successo sia raggiungerlo, quando in realtà la vera sfida è mantenerlo. Ho paura di stonare, anche perché al giorno d'oggi prendono spezzoni, li buttano e dicono ecco, sei una merda. Che, guarda un po', è proprio quello che tocca fare ad Anna adesso. E questo giuro devo godermelo più di chissà niente. per quanto lo facciamo, Tutto, vai tutto te stessa oggi, Ero stato soldato d'Anna per seguire il suo primo tour, che si sarebbe aperto con la data più piccola a Mantova per continuare poi a Milano, con 3 date all'Unipol Forum, la cui capienza è più del doppio di quella del Paraunical, dove è appena finito di cantare. Ma, come vi anticipavo, la parte più complessa non è iniziare, ma mantenere questo livello dentro una città che è un po' il riflesso della sua musica. Quanto è grande, oh. Raga, è gigante. La vera sfida inizia ora. Noi voliamo! Se mi messo il pugno tutto collegatore, metti i tuoi video davanti a ogni cosa della tua vita. Abbraccio. Dunque, prima data, andata. Aspetta. Ciao, vi amo, grazie di tutto, vi amo tantissimo. Pro e contro della fama? I pro sono che ti senti veramente amato, puoi mettere a posto i tuoi familiari, puoi mandare dei messaggi, puoi dare degli esempi alle persone, puoi far capire a una persona che puoi farcela nonostante il posto da dove vieni. I contro dipende ovviamente da come te la vivi, da quanto te la vivi male. Sicuramente a me sta sul cazzo, non mi oggettificano, mi trattano come se dovessi tutto, come se fosse tutto dovuto, capito? Guarda cosa ti ho preso per integrare. Mi hai preso un regalo. Cucciolo però che ci hai pensato. Raga, è stato bellissimo. È stato bellissimo. E dopo una serata così faticosa ci vuole la ricarica dei campioni. Coca senza ghiaccio, per favore. Nuggets da 4. Basta, grazie. Non hai idea. Ho appena fatto il concerto a Mantova. Ho visto le storie. Volevo venire a Milano ma... Dammi il tuo nome. Alessio. E questo dimostra che la nostra Anna, nonostante tenda ad incazzarsi facilmente, ha davvero un cuore d'oro. Magari a volte ho delle espressioni, ho dei modi di fare che sembro tutta spavaldona, tutta tipo tutti fanno schifo, io sono number one, in realtà sono chill. Giuro sei una buona. Vuoi venire pure tu? Ma io mi sa che sono anche in ferie. Le ferie perfette! Grazie. Adoro regalare. Qual è il tuo rapporto con i soldi? A me piace tantissimo usarli per fare felici le persone, quindi se so che c'è tipo una roba che a una persona gli piace tanto me lo ricordo e poi quando arriva il momento di regalarglielo faccio la sorpresa. Il bello è che le persone diranno chissà che faranno dopo il live le ragazze nel pozzo a mangiare a me. Ciao, alla prossima data! Io faccio tanto appoggio su mia madre, so che mi posso fidare di lei, dirle tutto. Poi mia mamma è molto giovane anche di spirito, quindi proprio è una persona che non giudica quello come mamma. Passa qualche giorno e la mattina del concerto, ancora prima dell'alba, Giacomo, da ottimo inviato, va fuori dal forum a vedere se c'è già qualcuno accampato pronto ad aspettare la propria idola. Madonna, che freddo! Troppo freddo, stiamo congelando, non vediamo l'ora che apri il bar. La prima data al forum è la prima data al forum, non la si può perdere. Questo è un tour che è sold out da più o meno 8 mesi, parliamo di 110.000 persone. 3 forum sold out a Milano, diciamo che non è scontato. E niente, non resta che dimostrarlo ancora una volta. Quindi siamo impauriti? Sì. Ma prima di muoverci, Wow. Bella. Che
La nuova chain. Con il suo nome. Wow. È stata una mia idea. Bella idea del cazzo. Pure. Qual è stata la prima cosa che hai comprato quando ti sei accorta di avere più soldi? Collana, gioielli. Ti dico la verità, ho sentito la pressione di farmi una collana perché tutti avevano sta di collana. Sono soldi veramente buttati perché poi costano una marea. Cosa stiamo facendo quindi oggi noi tutti insieme? Stiamo andando al soundcheck. Come ci sentiamo? Sono tipo che non sono né agitata né tranquilla, sono tipo nel mezzo. Sarà molto figo, questa è una certezza. Scaramantica? Sì, tipo cappello sul letto no, ma è una roba tramandata da mia nonna, a mio padre, a me. Cerco di non dire i progetti alle persone prima che accadano, fatelo tutti. La gente, te lo giuro, ti rovina tutto. Ho messo lo scarpe con le rotelle perché voglio pattinare dentro il forum. Questo è il mio hobby segreto. Mi piace il pattinaggio. A rotelle non lo faccio da quando ero piccola perché, non so, mi facevo veramente tanto male, adesso non posso permettermi di farmi male come quando ero piccola. Guardale. Io piango un botto. Io mi definisco un po' Pierrot. È un personaggio che è extra sensibile al mondo. Quindi che sia una cosa positiva o negativa, io mi emoziono, capito? Io ho una lacrima facile. Mamma mia. Leggera differenza con l'altro. Com'è? Un po' diverso, Paura, Potter! Tu immagina che un artista del genere fa un salto dai club di G7 e così via, qua ci sono 4-5 volte tanto le persone. Un altro livello completamente, quindi tu ti abitui dopo che inizi a fare 2-3 tour di questo livello qua. Lei secondo me già dentro questo tour farà un cambio completo. Siamo usciti per vedere le persone che sono qui ad aspettare da ieri notte, ne sono veramente tante. Come vivi questa cosa? Il fatto che la tua figura è tanto legata a lei anche da un punto di vista visivo e mediatico? Sono felice di essere associato a una bella persona, una bravissima artista e mi fa solo che onori. Per quanto poi mi dà fastidio apparire, io sono in imbarazzo. Lei ci sa tutte e 3 le sere. Per Anna questo è l'altro. Io sono qua dalle 5 di pomeriggio di ieri. Noi 1 e 2 Ah, avete i numeri? Grandissimo. Torniamo dentro, va, e vediamo come sta la nostra Annuccia. C'è un cecchino? Sono un cecchino. Il vero king di tutto. Questo concerto. Tipo Carlo si incuffia che fa dan dan dan. Io ho 2 microfoni. Un microfono c'è la Martina che è mia assistente e quello microfono parla solo con i ballerini. E dopo c'è un microfono che tengo io che parlo con Anna e con i ballerini. Ma in realtà lei si ricorda tantissimo di tutto, quindi io vado tranquillo perché va da sola. Oh, bello il pianoforte così, raga! Però questo microfono è il tuo? Sì. Il mio che gliel'ho prestato. Ah, ok. Tu sei padrone di casa oggi, devi fare quello che vuoi, ma tu lo devi sentire che sei a casa. Tra l'altro, tra tutte le cose a cui bisogna stare attenti, ce n'è pure un'altra che mi stupisce. Verificante esplosivo, sì. Chiedo questa cortesia. Prima di ogni data, la polizia fa un check di tutti i camerini per assicurarsi che non ci siano minacce o esplosivi che possono far male agli artisti. Grazie, buon lavoro. Grazie. Questa volta non c'erano e quindi si può continuare. Siamo pronti. Guardatemi. Wow! Ho l'accetti oppure me ne vado. Crazy, bellissimo! Poi il cuore che esce. Esatto, è assurdo! Abbiamo il paparazzo qua, non posso mostrare debolezza quando c'è sempre il paparazzo. No, è proprio adesso. Mi prendi sempre, mi fa anche tipo fare meno la caga sotto, cioè capito? Perché poi non voglio dimostrare che io ho paura. Infatti mi sono vicino Igna, non ho zero paura, spaccherò. No, Ma chi è che non ha paura? L'unico consiglio che ti posso dare È di non correre, cioè di prenderti il tempo. Ok. Fino ad ora comunque ho visto un'Anna, sì, fortissima sul pezzo e quando vuole sicura di sé, ma un po' solitaria. Quindi mi chiedo, oltre a Gianlu, chi frequenta nella vita quotidiana? No, non ho tanti amici. Io siccome do tanto quando voglio bene alle persone, preferisco averne pochi ma buoni. Io non dico niente a nessuno, ai miei 3 amici proprio fidati che sanno le cose e basta. Lui è più fidato. Se lei ti vuole bene e lei vuole bene a poche persone davvero, veramente ti vuole bene. Devo fare la sessione, io, lei e Lazza. È arrivata in studio prima lei, Lazza è in ritardo. Io ai tempi volevo fare il remix di band, ma al volo. E la mandai su Instagram, ci siamo scritti un pelino. E non sapeva che faccia avessi. Quindi arrivata in studio, parlando di band, mi fa no perché c'è Miles che ha fatto il remix di band che spacca il culo. E faccio, io sono Miles. E così è iniziato il rapporto tra me e lei. Questo uomo è la mia vita. Senza di lui probabilmente non sarei nemmeno a fare questo palazzo. Non è vero. Non posso negare che musicalmente parlando è un 50-50, nel senso che siamo io e lei in studio. Però la forza è esserci insieme, quindi è per quello che spacchiamo. Comunque ci siamo quasi. Niente di che. Siamo da soli, in stanza che balliamo, cantiamo, davanti allo specchio. Mi sento male.
cioè in senso buono. Quel mi sento male sembra la classica ansia da forum, ma in realtà la paura vera è un'altra, quella di non essere potenzialmente pronta a tutto quello che le arriverà addosso. Vivi nei miei panni e capisci veramente psicologicamente quanto è consumante. Ed è una paura comune, perché a prescindere da chi siamo, come ci si prepara alla vita? È un po' come quando inizi a lavorare e non hai idea di come gestire i tuoi risparmi. Ecco, per quello fortunatamente esiste Trade Republic, che è un'app non solo eccezionale per investire i propri soldi, ma un conto vero e proprio che usi sia per le spese di tutti i giorni, ma soprattutto per mettere da parte ciò che hai guadagnato. Aprire il conto è gratuito, non hai costi mensili e i soldi che lasci lì macinano il 2% lordo annuo di interessi, versati ogni mese direttamente sul tuo conto. E se non ti accontenti facilmente, puoi anche impostare piani d'accumulo gratuiti. Scegli tu quanto mettere e ogni quanti giorni. E Trade fa tutto in automatico. Tra l'altro Trade si è appena presa il cartellone pubblicitario più grande di Milano, che io amo e un giorno sogno di essere lì. In più è tutto in regime amministrato, tasse e burocrazia le gestisce direttamente la piattaforma. E rispetto al solito c'è anche una grande novità. La nuova carta Visa che ti restituisce l'1% di saveback sugli acquisti, mettendoli dentro un piano d'accumulo che scegli tu. Perché è una figata? Perché praticamente senza accorgertene stai investendo e potenzialmente guadagnando più di quello che spendi. Ti lascio il link in descrizione e qui il QR code. Era un po' alto Giacomo mi scrive qua. Installa Trade Republic e scopri da te quanto può cambiarti la vita. Fate conto che il giorno in cui io carico i miei soldi sul piano d'accumulo è diventato praticamente un rito. E a proposito di riti, Inseriamo qua il nostro rito pre-live. 3, 2, 1. E poi faccio una preghiera ogni sera prima di andare a letto, che mi ha insegnato mia nonna quando ero piccola. Ogni notte, da quando sono piccola. Non l'ho mai skippata. vedi che il trucco per diventare fortissimi sta nei nonni? Chissà sa. Primo part, let's go! Il cuore mi batte fortissimo. Senti il casino del buio. Madonna, il cuore proprio me lo sento. Qualcuno va diretto sul palco. Dai, goditela. Dai cazzo. Diciamolo una volta per tutte. Ti scrivi i testi? Sì. Qualcuno ti ha mai- Vabbè, si sente, giuro. Cioè, ma la gente che mi dice oh, sei migliorato, chi è il ghostwriter? Nessuno. E poi penso di avere una scrittura abbastanza che si contraddistingue, per quanto possa essere magari basic. Cioè, ti rendi conto che con te l'ho scritto io? Il giorno che qualcuno mi scriverà un testo se ne accorgeranno, perché non itterà uguale. Sa fare la hit, anche in pubblico si gestisce bene, perché comunque è piacevole, è autoironica, tira in mezzo, no? È simpatica. Tanto che sul palco c'è pure spazio per qualche momento di leggerezza, extra musica. Fatemi guardare i capelli da dietro che sono lì, li posso vedere? Che bello, carino sto biondino, mosciatino. Si fa voler bene e quella roba lì è una roba importantissima, specialmente per il pubblico stragiovane che ci segue oggi. No, ma in prima fila ci sono delle baddies veramente crazy. Grazie a chi si è fatto la fila. Grazie per aver aspettato al freddo, perché non mi ascoltato, vi amo tanto, siete la mia vita, lo sapete già? È una bomba oggi, Cambio outfit e si riparte. Primo cambio andato! E ovviamente quelle di Milano non potevano che essere le date dei fit. Si parte con Astro. Siamo pronti? Ho cagato, stai con me. Vai, io se vuoi vengo anche, non so se conviene. E quando vai là, che fai due passi sopra il palco, ti getti il capo e dici voglio farle tutti i giorni. Pensavo di essere arrivato a un punto in cui la musica non potesse più emozionarmi così. Quando mi ha fatto cenno di togliere la cuffia, appena tolto è come se fossi entrato in un altro mondo. Perché quando hai l'in-ear bro sei completamente tappato, non senti niente, bro, sei isolato, senti la tua voce e il beat. Scusami per prima, volevo farti godere il casino della gente e farti capire che hai fatto una hit. Secondo cambio!
E adesso via con un'altra collaborazione importante, anzi molto importante. Arti, mio fratello. Arti, ti giuro, è un grande, sia umanamente che come artista, mi piace molto. Ma tutto, secondo me, questo forum spacca, cioè bello carico. Ci siamo conosciuti a The Club. Poi la prima volta in cui effettivamente ci siamo beccati è stato in studio. E questa domanda è più intima per te, per gli altri è simpatica. Un bel momento vostro? Beh, ce ne sono un po', però ci sono di sicuro live o comunque c'è momenti che abbiamo condiviso di questo tipo. Com'è stato il fatto di dover suonare insieme anche quando tutto andava bene o se avevate rotto di cazzo? Però a noi piace, siamo sopra il bello, capito? Cioè ci divertiamo. Hai sofferto il vostro rapporto al fatto che foste completamente... Sì, l'abbiamo sofferto entrambi, ormai. Fossimo un po' più degli showman e showgirl, diciamo, un po' da spettacolo, magari ci avrebbe giovato, però per come siamo in verità è diventato un po' controproducente. Cioè quello che volevamo è quello che effettivamente poi ci trovavamo tra le mani. Qual è la prima cosa che noti in un ragazzo? Sembra strada basic, ma per me il carattere ormai è tutto. Sai perché? Mi è capitato tante volte di magari frequentarmi con dei ragazzi che erano strabelli, così, stravisti bene da tutti, poi non riesci veramente a farci un discorso. E quindi adesso per me conta molto di più come ti comporti, il carattere che hai, devi far ridere per me. Quindi bambini, mi raccomando, ricordate, far ridere sempre. Anche io con Sissi non so come ho fatto, non faccio neanche così tanto ridere. Ora è il turno di Nicky Savage, che sembra decisamente emozionato. È la prima volta? Come ti senti? Tutto peyote. E direi che anche questa ce la siamo portati a casa. Prima data, forza, l'avevi cantato! Giuro, raga. Dammi un abbraccio Ma io non gigante. realizzo, cioè le persone sono così perché non realizzo. Ma che cazzo è? Questo videogioco chiamato vita. E perché siamo così bravi a giocare? Buona mood. Questo si chiama Tutti i ragazzi. Bella, nuova. No. È spaccato di brutto. Il primo forum di Anna, ci sono emozionato quasi più di lei, tipo, perché onestamente fino a che non sono arrivato qua e ho visto lei sul palco non ho realizzato. Ho adorato il mio primo forum. Abbiamo passato di tante e ora è assurdo pensare che oggi abbiamo fatto il forum. È una follia. Mi manca già, cioè anche se ne ho altri 2 da fare, tipo quando finirà mi mancherà veramente tanto tipo questo posto. Non hai avuto paura di dire che sei forte? Non mi permetterei mai, l'ho sempre dimostrato. Vediamo domani, ancora più carichi. Anche perché sia i fit che soprattutto le sfide non sono finite. E la prima di queste è uscire vivi da lì. Ragazzi, comunque c'era il tipo della sicurezza che stava lottando per la vita, cioè davvero lo stavano uccidendo. Occhio ai piedi! Ragazzi, occhio ai piedi! Ah, e qui allacciate le cinture perché stiamo per raccontarvi una storia clamorosa. Andiamo in Factor a fare un provino. Ma è vero che non l'hai fatta andare a Italia Got Talent? Mi ero iscritta nel 2019, proprio l'anno che poi a fine anno ho fatto uscire band. Madonna, sto tipo realizzando adesso. Ho suonato la sveglia, ho fatto una litigata epica con mia madre perché lei a un certo punto si è messa a dire no, tu non vai. Faccio mamma, stai scherzando, ma devo prendere il treno, devo andare a Genova a fare le audizioni, mamma. Cioè, devo cambiare la mia vita, mamma. Cioè, se io non esco da questa città in qualche modo con un aiuto, una spinta da qualche parte, mamma, da questa città non si esce. E no! Non ci vai in televisione, io non ti ci manderò mai, quando hai 18 anni fai quello che vuoi. Io piangevo, mi ricordo un lavoro, quello te lo giuro, mi hai rovinato la vita, te lo giuro, sei tu, è colpa tua, se non combini un cazzo è colpa tua. E io al giorno d'oggi glielo dico sempre a mia mamma e la ringrazio, ti giuro, gli dico grazie mamma. Pensate quanto sarebbe potuta essere diversa la carriera di Anna se avesse fatto Italia's Got Talent. Comunque andiamo al giorno dopo, che qui bisogna stare concentrati. Io amo la tua guida, Giallo. Pericolata. Siamo una squadra fortissima. Ciao. Che bella, stiamo qua giù. Bene, sono ancora più carica di ieri. E quindi? Anche se fuori tutto è magnifico. Ormai è già una passeggiata.
sto facendo una discoteca, sembra. Let's go! Lei ha saputo parlare molto bene alla sua generazione, ha iniziato a fare musica divertendosi e questo penso che sia stato un po' il segreto. Ha una dote naturale, ha un talento naturale, nel senso che difficilmente quando va in studio non toglie fuori qualcosa di interessante. Ho sempre ascoltato quel suo modo di approcciarsi, di deliberare proprio le rime come una roba che dici wow. Che bello, raga. Meglio di qualsiasi cosa. È assurdo che appena messo in un corridoio per sempre. Ma con Lazza invece il rapporto musicale com'è nato? Lei quando mi ha cercato per il disco voleva farmi sentire dei provini, mi ha fatto sentire BB e gli ho detto non farmi sentire nient'altro, va bene, faccio questa. Praticamente mezza strofa l'ho fatta, non ti dico in freestyle, ma quasi, mi è venuto proprio automatico, cioè mi ha ispirato tantissimo. Io ti dico, sono un grande fan, cioè sono un grande estimatore, sono un amico, lei sa bene che sono uno di quelli che ci ha creduto per primo. Ogni tanto le faccio qualche tirata d'orecchie proprio da, sai, fratello grande. No? Tra l'altro, quella seconda data è stata anche quella dello spoiler del feat con Yugi, che al momento non era ancora uscito. Ma subito dopo si passa ai classiconi. Il primo incontro è stato durante un viaggio in treno che è durato 5 ore. Ho ascoltato il loop Anelle e Collane e quando sono arrivata in destinazione apro i DM di Instagram e ho visto che Anna mi aveva scritto dicendo spacchi, mi piacerebbe trovare un mood per farci fare una canzone insieme. Come possiamo effettivamente fare una canzone? Io e lei siamo due mondi totalmente diversi, invece poi è nata Hello Kitty. Hello Kitty è nata che ci siamo visti in studio, lei mi ha fatto vedere la sua cover di Kuromi e quindi da lì è nato un po' il mood Hello Kitty Sarrio. Ti aspettavi che Hello Kitty sarebbe andata così bene? No, per me è stato totalmente inaspettato, cioè avevo aspettative non troppo alte per quanto a me la canzone piacesse, invece... E con questi due feat super importanti anche questa data è fatta. Il 23 novembre 2025 verrà ricordato anche per essere stato il giorno più importante della vita di Gianlu. È il giorno più bello della mia vita, abbiamo vinto! Ha vinto il Milan! Oh, raga, sto soffrendo, ve lo giuro su Dio. Ma per Anna mica è finito. Adesso tocca il defaticamento della voce, che serve a rilassare gradualmente i muscoli vocali e ad evitare infiammazione. Però da vedere abbastanza simpatico. Fry. Lip sordo. Fry. Se di notte c'è uno per casa che fa così ti spaventi, eh. Dormi tranquilla e domani spacchiamo ancora. Sì! Quando sei sul palco non vuoi scendere, giuro. Non vedo l'ora veramente di fare i concerti di 2 ore, però devo fare altre hit perché fa cazzo tanto. Che sono sicuro non tarderanno ad arrivare. Ragazzi, secondo forum andato. Pensavo peggio, invece meglio. Ci vediamo domani per il terzo forum. E adesso non dormirò perché sono piena di adrenalina. Sherpa Chanel. Terzo, ultimo forum. Godiamoci questa esperienza. Sono un po' triste, not gonna lie. Siamo? Ecco che arriva Rove, mio fratello Samuel. Ma i feat non sono finiti. Con Anna ci siamo conosciuti in studio a Tibaldi prima della quarantena. Era molto piccola, quindi ho detto spacca tantissimo per
per l'età, insomma. Mi sono persa dentro questa festa, ti sono venuta a cercare dopo il terzo mesca. Désolé è uno dei miei pezzi preferiti perché abbiamo iniziato a intonarci su quel tipo di frequenza di musica, cioè quel tipo di genere, quel tipo di sound. Tanto che le dà la carica per sfoggiare a tutti il suo hobby preferito. Mia Gianni, mi faccio di come corsa di andare in camerino a prendermi le scarpe con le rotelle e mettimele qua perché Hello Kitty la faccio con le rotelle, ok? Io vi giuro non correvo così come ho corso a prendere le scarpe da tipo 5-6 anni. E Milano, tra festeggiamenti, emozioni, saluti finali, è finalmente chiusa. Ce l'ha fatta. Ha portato a casa la sua prima serie di palazzetti in maniera encomiabile. Davvero, queste date sono state pregne di un'energia che non ho visto così spesso su un palco e che credo sia propria soltanto dei grandi artisti, anche perché è in grado di unire gente di davvero tutte le età. All'Anna tra 5 anni direi che spero che abbia trovato un po' più di pace, però non potrei dare consigli a una più grande di me, perché non accetterei mai consigli dalla me di 5 anni fa. Guarda che fetto ho fatto! Dirò per tutta la vita. Questa è la mia prima apparizione nel canale YouTube. Posso rubare un po' di aura? Aura. Raga, domani vorrei fare un altro forum. Mi sono perso dentro questa festa, mi sono una minestra. Non guadagni mai più un euro dalla musica e continui a farlo. Oppure continui a guadagnare dalla musica che hai fatto, ma non può mai più uscire un pezzo nuovo. Io so fare tante cose, mi trovo altri introiti, ma voglio continuare a fare le canzoni. Un applauso per caso. Un applauso ragazzi! E dopo la festa, giustamente, arriva l'emozione. Mi mancherà il forum beddizzato. Addio a tutti. Ciao! Aspetta, facciamo un attimo un recap di questo forum. Ma non rompermi i coglioni. Ci sta. Stai rischiando la vita. Cosa la rende diversa da tutte le altre artiste? Prima di tutto il talento, la semplicità e la purezza. Cioè Anna secondo me è molto persona nonostante sia personaggio. Grazie che mi avete aspettato, raga. Grazie di cuore. Se lei vorrà avrà una carriera veramente importante, veramente lunga. Per me anche lei ha un sapore super internazionale a livello soprattutto di produzione musicale. Mi piacerebbe vedere lei oltreoceano, perché lei ha le capacità tali per farlo. Pensi che resterai a Milano forever and ever? Dove ti vedi? Los Angeles. Los Angeles? Tante volte non vuoi rischiare di fare cose, ma so che è una vision crazy e let's go. E dalla Spezia ad arrivare a questo, se non è visione bro, non lo so che cos'è. Non sono troppo fiero di essere mettendo in movimento il tuo vibe e continua così perché la tua carriera sarà infinita. Devi essere fiero di te, io sono fiero di te e un sacco di persone sono fiere di te. Ti voglio bene, continua così. I love you, Betty. Anna, scusa se sono venuto al tuo tavolo all'Hollywood e ero ubriachissimo e sono caduto sul piatto. Ah no, ho saputo che ti sta allenando poco, quindi mi raccomando, ci vediamo a Cerezio. Sei speciale. Dobbiamo fare il nuovo disco, Anna, adesso. Sappi che io sono fierissimo di te da sempre e ti voglio un bene dell'anima come se fossi la sorella. Grazie perché hai sempre creduto in me, veramente grazie. Dal profondo del mio cuore, Annarella, mia bella sorella, mia bella. Io su di te non ho mai sbagliato e quindi mi spiace che stanno distruggendo San Siro, ma sono sicuro che appena monteranno lo stadio nuovo lo scassi tutto. No. D'altro canto, Anna lo ripete sempre, nessuno le ha regalato niente e se oggi riempi i palazzetti è perché ci ha creduto quando nessuno scommetteva su di lei. E a vedere queste date effettivamente è difficile pensare che questo sia il punto d'arrivo, è semplicemente l'inizio di qualcosa di ancora più grande.